Viviamo la divergenza di due mondi, la divergenza del fare, che è composto da quell'arte incredibile chiamata artigianalità. Un'arte che è tramandata da secoli, da decenni, in famiglia, che è fatta di sudore, di tatto, di emozioni tramandate di famiglia in famiglia, che hanno reso straordinario in tutto il mondo la capacità di trasformare semplici oggetti in qualcosa di unico e irripetibile. Dall'altra parte, siamo stati catapultati in un concetto del fare totalmente digitalizzato. Stiamo parlando di metaverso, NFT, criptovalute. Un mondo nuovo, tutto da scoprire, dove il fare è stato trasferito al nostro avatar. Dall'altra parte, la divergenza dell'essere. La divergenza che tocca le corde più profonde del nostro modo di essere. L'ordine mondiale della sanità ci sta definendo molto chiaramente che siamo più fragili. L'organizzazione ci ha infatti sottolineato che ansia, depressione stanno incrementando in maniera vertiginosa. Siamo più deboli. Dall'altra parte, l'intelligenza artificiale si sta sostituendo a noi. La cosa incredibile è un cervello esterno che sta prendendo le decisioni in maniera veloce, profonda e automatica, passando da un pensiero autonomo e dipendente umano a un pensiero attraverso una macchina. E se la cosa non vi fa riflettere, la potenza di queste vetture, la potenza di queste macchine aumenterà di oltre 5 volte nei prossimi anni. Siamo in una vera rivoluzione industriale. E quindi mi sono chiesto come potremmo far tesoro del passato, ma portare il meglio di noi nel futuro. E mi sono chiesto soprattutto che ruolo devono avere le nostre emozioni. Ma prima di affrontarlo, mi piacerebbe fare qualcosa con voi. Mi piacerebbe fare un piccolo esercizio, quindi vi chiederei tutti insieme di alzarvi. Vi chiederei di sentire con 2 battiti di mano chi di voi utilizza la palestra per alimentare parte del proprio corpo. Al mio 3 voglio sentire 2 forti battiti di mano. 1, 2, 3. Wow. Adesso voglio sentire invece chi alimenta la parte più intima e intellettuale, chi studia, chi legge, chi allarga la parte profonda della propria mente, chi allarga la palestra della propria mente. Al 3, 1, 2, 3. Là. Wow. Ok, potete accomodarvi. L'esercizio, di cui vi ringrazio, è straordinario perché avete dimostrato l'energia, l'intensità della palestra che applicate tutti i giorni. E oggi vi vorrei portare invece in una palestra più leggera, più intima, più profonda. Una palestra che tocca le corde dell'anima e le emozioni che la compongono. Già, l'anima e le emozioni. Le emozioni sono intorno a noi. Le emozioni sono in tutto il nostro percorso dalla nascita, sono nel momento in cui iniziamo il primo giorno di scuola ed arrivano dal ragazzo, da ogni ragazza che inizia il percorso lavorativo, iniziano sempre col primo giorno. Pensiamo a quel ragazzo, quella ragazza che inizia il primo giorno di lavoro. Deve assolutamente capire 2 cose. 1, come gestire le nuove emozioni per incrementare la parte delle sue competenze. Ha finito il percorso di studi, ma non ha un'idea di quale specializzazione vuole raggiungere. Ed ecco che con intensità, grazie all'approfondimento, lo studio, entra in un'azienda, cerca di capirne le logiche, cerca di capirne le tecniche e cerca di capire tutto ciò che all'università non gli hanno insegnato. Emozioni legate alla parte più profonda dell'allargamento delle proprie competenze. Dall'altra parte, le emozioni non scritte. Capire quelle emozioni e quelle regole non scritte che comportano il regolare gli equilibri dentro un'azienda. E quindi il rapporto con il collega, il rapporto con un capo, il rapporto con se stesso.
domandandosi se è la sua strada, se la strada che sta percorrendo è quella giusta. Ed ecco che con intensità, con resilienza, con percorso, grazie alle persone che ci sono state di fianco, quel ragazzo può ottenere i primi risultati e magari trovarsi a gestire i migliori brand del settore che rappresenta nel mondo. Oppure ancora di più, ricevere una lettera dell'amministratore delegato della multinazionale che rappresenta, dal nome Sergio Marchionne, che lo nomina tra i più giovani manager della multinazionale che rappresenta. Oppure ricevere un premio da un'associazione esterna, internazionale, che lo nomina una Rising Star. Wow, quel ragazzo sono io e sono orgoglioso di chi mi ha dato l'opportunità e sono orgoglioso e grato del percorso fatto fino ad ora. Ma non mi basta. Mi sono chiesto e domandato quale deve essere e come deve essere il manager del futuro. Mi sono chiesto come possiamo far evolvere la nostra parte emotiva per portare il meglio di noi nel futuro. Vedete, il percorso di ognuno di noi passa da questa strada, passa dalla capacità di utilizzare la propria leadership. La leadership è un privilegio e come tale va utilizzata per donarla. Lo sport in questo è qualcosa di incredibile. Lo sport è palestra di vita, è una palestra che ci permette di rappresentare benissimo quello che deve accadere con noi nella vita quotidiana, in un'azienda, in una famiglia, in un gruppo di amici, in una relazione. E in tutto lo sport, se noi analizziamo i numeri 1, possiamo vedere benissimo che è la tecnica che li rende eccezionali. Lo studio minuzioso dei fondamentali, la tecnica maniacale ogni giorno li fa diventare là, li fa stare nell'Olimpo di quelli che rimangono sempre e costantemente là. Pensiamo a un grande giocatore che poi diventa un grandissimo allenatore di una squadra. Quindi la domanda è, benissimo la tecnica, ma cos'è che li rende così speciali da lasciare il segno nel mondo? L'empatia. L'empatia è quella formula magica, quella magia che fa sì che di portare con sé una squadra, se stesso, e relazionare nella parte più intima di noi stessi, nel canalizzare nel modo giusto le nostre emozioni. Vedete, ho osservato nel mio percorso tantissimi manager, genitori, start-upper, imprenditori con incredibili doti tecniche, ma non hanno affrontato un percorso tale per cui i propri talenti non fossero schiacciati in maniera pesante da quello che erano i propri blocchi. Hanno tenuto soffocato dentro di sé i propri talenti, non hanno trovato l'energia di andare a scavare nella parte più intima della propria intelligenza emotiva. Socrate in questo era stato molto lungimirante, aveva già intuito che tutto parte da noi. Aveva già intuito che il percorso di conoscere se stesso è chiave. E quindi il viaggio inizia da qua. Inizia da un percorso dove Socrate ci stimola, ma dove in realtà gli studiosi, come Cartesio, già dal 600 avevano capito che l'equilibrio tra intelligenza ed emotività ed emozione sono un equilibrio molto difficile da gestire. Passiamo da Socrate, che addirittura diceva che la parte emotiva era un peso, era un qualcosa che soffocava la parte razionale, che doveva decidere. È l'intelletto che ci fa prendere le decisioni più importanti. Basta, le emozioni sono un problema. Poi passiamo da Damasio, che dice tutt'altro, dice no. L'equilibrio tra emozioni e intelletto sono la nostra forza. Non c'è un primo e non c'è un secondo. C'è un perfetto mix che ci permette di raggiungere il risultato migliore nel viaggio della vita. Poi arriviamo ai tempi moderni. Goleman ha messo invece al centro l'intelligenza emotiva, ha messo al centro la capacità di gestire le proprie emozioni in maniera chiave per esprimere al meglio la nostra esistenza e ha distinto 3 aspetti. 1, riconoscere le proprie emozioni nel momento in cui vincono, nel momento in cui le viviamo, nel momento in cui passano tra il corpo, la mente, lo spirito, le braccia, le emozioni delle gambe. Avvertiamo cosa stiamo vivendo. 2, canalizziamole.
non facciamoci schiacciare, canalizziamo quella incredibile energia propulsiva che è dentro di noi in quel momento, ma canalizziamola in qualcosa di costruttivo. Facciamo in modo che quell'energia diventi l'elemento di propulsione verso noi stessi, verso il mondo. Terzo, l'empatia e il dialogo. L'uomo è fatto per essere un animale sociale, quindi doniamo, capiamo le emozioni altrui e facciamo attraverso il dialogo i passaggi per migliorare la società. Vedete, so già cosa state pensando. Va bene, grande, ci hai fatto alzare, abbiamo fatto un po' di palestra, ci siamo alzati, ci siamo sgranchiti le mani, ma io non ho tempo, ho gli impegni, ho i figli, ho tanto lavoro, il tempo non ce l'ho per fermarmi. Seneca ribalta questo concetto, di nuovo il passato. Torniamo lì. Seneca è stato così lungimirante che ci ha detto che invece il tempo c'è come? È che molto spesso lo usiamo nell'ignavia e nella pigrizia. Non abbiamo la forza di riuscire a trovare l'equilibrio tra il tempo e lo spazio. La pandemia ci ha fatto soffrire molto, la pandemia ha bloccato un globo intero, ma ci ha dato una grande opportunità di rimettere al centro, col tempo che abbiamo, le emozioni che ci fanno battere il cuore, riportare al centro quella parte più intima che fa riportare l'uomo al centro. Ma so anche cosa state pensando, va bene, il tempo forse lo posso trovare, ma il secondo grande blocco che l'uomo è capace di mettersi da solo è il vittimismo. Il problema non è mai nostro, il problema è degli altri. Sono gli altri che ci devono capire, sono gli altri che ci devono comprendere il nostro stato d'animo. Io non ho problemi. Non è proprio così. La verità, sapete qual è? È che andare in profondità, nella parte più intima della nostra anima, fa una paura incredibile. Andare a toccare quelle corde profonde del nostro essere è la parte più difficile del nostro vivere quotidiano, quindi è meglio riempirla in tante altre cose. Dobbiamo andare lì, scavare, avere il coraggio di tuffarci nella nostra anima ed andare a toccare un'emozione per volta. Abbiamo una sola vita e abbiamo visto fino adesso che ci sono 3 pilastri che la riassumono. Corpo, e siete stati bravissimi, mi avete dimostrato un'energia pazzesca. Tutti alleniamo il corpo, tutti dedichiamo quell'attenzione incredibile per essere belli. 2, la mente. Vogliamo incrementare le nostre competenze. Perfetto. Terzo pilastro, l'anima. Il momento di cambiare però è adesso. Il momento di prendere l'opportunità è ora, perché o sapremo in grado di crescere come collettivo o saremo annientati individualmente, o prendiamo la forza e il coraggio insieme di fare il grande salto, partendo da noi, o non perderemo per strada la nostra direttrice. Quindi è giunto il momento di entrare in quella famosa palestra che vi dicevo all'inizio. Alleniamoci, è giunta l'ora di prendere l'inizio di iscriversi in una nuova palestra. Sapete qual è il titolo di questa palestra? Tu. La palestra è te stesso. Sapete qual è il corso? 1 ora con la mia anima. E poi c'è un bellissimo programma. Listen, learn e lead. Listen, ascoltiamo. Incominciamo ad ascoltare in maniera attiva. Sediamoci, spegniamo il telefonino, proviamo a fermare quel diabolico sistema di social network per tornare a toccare la persona che c'è vicino. Facciamo quella telefonata, quella chiacchierata con quella persona che abbiamo sempre rimandato e facciamolo con la grazia del cuore, con la gentilezza nel cuore. Cerchiamo di capire veramente quella persona davanti a noi cosa ci vuole trasmettere. Learn. Siete venuti al TED. Oggi vi siete messi tutti in gioco. Siete fantastici. Avete trovato la chiave di volta per cambiare prospettiva, per capire in 3 ore in un fantastico teatro come questo come cambiare prospettiva nella vita. Ed è esattamente il cambio di prospettiva che si impara mettendosi in discussione come avete fatto voi, è il cambio di prospettiva che vi aiuterà
a rialzarvi più velocemente, è la capacità di vedere, quando ci sono le difficoltà, le cose da un altro punto di vista. L'ultimo, probabilmente alla fine dell'esercizio, il passaggio più importante, lead. Guidate, trasferite al vostro compagno, al vostro team, alla vostra squadra, a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli. Trasferite questa energia creando un circolo virtuoso che permetta di tirar fuori il meglio della persona che vi è accanto. Aiutate le persone a tirar fuori i loro talenti. Tirate fuori le energie e aiutateli, perché voi siete leader. E tutti noi siamo leader per poter donare la leadership. Abbiamo detto che la leadership è un privilegio, usiamola. Quindi, per concludere, la vita è una sola, abbiamo detto. Scegliamo di essere, scegliamo di costruire il nostro capolavoro, perché come dice Papa Francesco, non sottraete i talenti e i doni che Dio vi ha donato. Non abbiate paura di costruire cose grandi. Buon allenamento a tutti.